e voi lo sapete quanto io mi sia speso per i giallorossi, lo sapete o no? Eppure neanche il sottoscritto si sarebbe già aspettata una Roma che, che già tanto, no? Non dico immagine e somiglianza del proprio allenatore, ma ci sono già i tratti, ci sono, li puoi vedere. E oggi una signora gara contro un signor avversario, ragazzi miei. Attenzione, perché io vi ho detto anche un'altra roba. Mi voglio pavoneggiare, sapete perché? Perché alla prima giornata vale tutto, perché sentenze e giudizi onestamente non hanno veramente alcun senso di esistere. Però sono uno dei pochi che ho detto, vedete che la Cremonese io non la vedo già in B, anzi, io mi tenderei a fidare di Nicola e oggi, ribadisco, non conta niente perché in un campionato di 38 partite conta veramente zero. Però, esordio a San Siro contro il Milan, addirittura vinci con Eurogol, ma non direi soltanto questo, proprio la gara che ha fatto la Cremonese. Poi al netto dei demeriti del Milan ne parliamo, di tutto il resto ci arriviamo certamente, e come se ci arriviamo, perché poi sento parlare sempre di calciomercato e mi dite che so quello un po' carino con le altre, meno con l'Inter e vi dico che si parla tanto del Milan, ma il Milan alla prima di campionato non si può presentare con un solo attaccante. Non ti puoi presentare una squadra come il Milan alla prima di campionato, non ti puoi presentare con un solo attaccante. Perché qua sento elogi, questo, quell'altro, Tare, masterclass, quello è un fenomeno, quello è un campione assoluto, quello così, alla prima di campionato non ti puoi presentare. Attenzione, non c'entra una mazza, ci mancherebbe altro, devi vincere, ci mancherebbe altro, la Cremonese, tutto quello che vuoi, però onestamente credo che il quadro sia anche chiaro e preciso in questo senso. Ne parliamo di tutte queste situazioni, datemi tempo e modo. Prima come al solito vi invito a lasciare il canonico like se volete anche un po' sulla fiducia e vi ringrazio perché solo così possiamo sfamare quel pigro e insolente dell'algoritmo. Se volete potete anche iscrivervi per seguire i prossimi contenuti e abbiamo appena iniziato e ragazzi vi dico la verità, mancava anche un po', no? Io poi so quello che cambia idea ogni secondo e vi dicevo, no, ma in realtà il campionato abbiamo giocato fino a... Però quando si azzera tutto, parti, c'è sempre un entusiasmo diverso, no? Ed è bello viverla, ci mancherebbe altro. Quindi iscrivetevi e attivate anche la campanella qui su YouTube, ma oltre siamo praticamente ovunque, TikTok, Instagram, adesso anche su Telegram e vi ringrazio anche lì per il vostro apporto. Grazie. Trovate tutto in descrizione. Grazie, ancora una volta, grazie. Parto appunto dalla Roma, che ce l'ho qua in testa la partita e poi andiamo sul Milan. La Roma, ho visto i primi 20-30 minuti e veramente sembrava l'Atalanta di Gasperini in tutto e per tutto. Cioè, vedete, se avete modo di un po' di fare un rewind, i primi 30 minuti, una roba clamorosa, difensori della Roma praticamente sulla linea di centrocampo, una porta sola, via, forza, vai, 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 una roba clamorosa, aggressivi, belli, quadrati, è ovvio che non puoi reggere questo ritmo alla prima giornata di campionato contro il Bologna e per tutta la gara, sarebbe stata una roba folle, però la Roma è stata solida quando doveva esserlo, è stata anche qualitativamente di livello con grandi giocate, è mancato un po' di finalizzazione perché una partita del genere secondo me la Roma deve fare 2 o 3 gol, deve fare 2 o 3 gol perché le occasioni le ha avute, perché poi che ne so, il tiro di Castro clamoroso, bellissimo, va poco più sotto e fanno gol, magari la partita non va come deve andare per i giallorossi, quindi devi essere più cattivo, però alla prima dei campionati è come veramente andare a lamentarsi del nulla, del nulla. Non mi aspettavo una Roma così, assolutamente, così già attiva, ripeto, nei suoi uomini e nel credo gasperiniano.
Ho visto una squadra che va nettamente meglio con Ferguson lì davanti. Mamma mia, che giocatore Ferguson. È un giocatore che a me piace tantissimo, ragazzi. Piace veramente tanto. E l'abbiamo visto tra lui e Dobbik. C'è proprio una musicalità diversa, ma sono giocatori diversi. Voglio dire, non per buttare la croce addosso a Dobbik, ma sono giocatori completamente diversi. E Ferguson gli è mancato veramente solo il gol. Poi per tutto il resto è stato clamoroso. Anche la palla che mette a Koné nel secondo tempo, sia rifinitore sia attaccante, tanto movimento, è andato tante volte anche alla conclusione e deve fare solo gol. Ecco, gli è mancato solo quello stasera. A proposito, l'ho detto prima, Koné forse il migliore in campo, una roba clamorosa Koné in mezzo al campo, ragazzi, non so quanti strappi, conduzioni, quanti palloni recuperati, via, veramente campo cost to cost, clamoroso per davvero. E poi l'altro giocatore che si prende senza ombra di dubbio la copertina, perché ha anche segnato Wesley. Cioè Wesley l'abbiamo visto anche un po' in difficoltà secondo me in questa pre-season. Io non ho visto giganteggiare stasera, invece sì, stasera veramente l'uomo di Gasperini, proprio per ideali, no? Una roba clamorosa, ha pressato fino all'ultimo. Credo che sia avvantaggiato dal fatto che giocando poco fa per il campionato brasiliano, non lo so, credo, perché l'ho visto proprio avere una marcia in più sugli altri, ed è una roba clamorosa, ma ha spinto sempre, dava sempre la soluzione, sempre in avanti. Anche il gol, certamente c'è stato un po' l'errore del difendente del Bologna, ma lui veramente una dinamite, una roba clamorosa. E la Roma, ragazzi, la Roma, ribadisco, se la Roma segue il proprio mister è una squadra interessante. Poi Hermoso dietro, il portaci Svilar, ripeto, si parlava di un Dica che doveva andare via. Dica, Mancini, Hermoso è una bella difesa. Con Elena secondo me può uscire fuori un bel giocatore. Poi sempre sottovalutatissimo lo stesso Cristante, sempre visto come la pecora nera, eppure lo voglio vedere sotto Gasp. Se Wesley mantiene sempre questo livello, questo ritmo, ragazzi, con Wesley da una parte e Angelino dall'altra, ripeto, per me la Roma è una squadra forte forte. Non vi ho nominato Dybala, non vi ho nominato Sulema. Per me la Roma dà filo da torcere, ragazzi, dà veramente filo da torcere. Ovvio che, ribadisco, troppo presto per fare sentenze, tiacci, quello che vuoi, ma oggi contro un Bologna che, ripeto, il Bologna d'italiano è una squadra, è una squadra il Bologna d'italiano. L'abbiamo visto poi soprattutto con l'ingresso di Castro. Dispiace che Immobile si sia fatto subito male, ma Castro subito abbiamo visto che leader pure, come trascina la squadra, tosto, feroce. Castro secondo me farà una bella stagione, e quindi Bologna uscirà assolutamente. Però oggi ha trovato un osso veramente duro, che è la Roma di Gasperi, veramente duro. Vediamo, ma non mi aspettavo questa partenza della Roma, non me l'aspettavo così. Anche perché vedevamo nella pre-season, la vedevo molto più imballata. Oggi l'ho vista già molto 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 bene, molto molto bene. Vediamo. Milan, allora, bella partita, ragazzi, anche Milan-Cremonese, bella partita. La Cremonese mi sembrava davvero la miglior squadra di Allegri. La Cremonese, la miglior squadra di Allegri. Per come hanno difeso, con che sacrificio, veramente la miglior squadra di Allegri. Sembrava di rivedere la BBC lì dietro. Che tra l'altro Baschirotto che ha fatto anche gol, ma il gol è stato il meno. Il gol è stato il meno. Ha praticamente annullato quasi sempre Jimenez. Veramente clamorosa la partita di Baschirotto, ma di tutta la fase difensiva della Cremonese è stata una roba incredibile. E poi quando c'era da punire hanno punito anche con qualità, perché il gol è bellissimo, tutto favoloso. Cremonese, tanti meriti. Occhio a Nicola, allenatore sottovalutatissimo, assolutamente sottovalutatissimo. Poi le perderà tutti, magari, non lo so, non glielo auguro. Però la prima a San Siro, presentarsi anche con questa personalità, perché poi un po' all'inizio sembrava schiacciata, un po', no, sembrava, è stata schiacciata dal Milan, ma appena hanno fatto il gol la Cremonese, non lo so, è come se avesse ricevuto un boost, e l'ho vista bene, veramente veramente bene. Per quanto riguarda il Milan,
Ho detto l'attaccante, un'altra cosa che ci aspettiamo da Allegri, ma attenzione, Allegri non scende in campo, Allegri lavora con quelli che ha a disposizione e ci sono proprio delle lacune difensive del Milan, che non è che arriva, che scopriamo oggi. Cioè il Milan oggi prende due palle buttate in mezzo, prende due gol. Cioè si può fare meglio, eh. Poi per carità fa un golazzo sì, immobile, Bonazzoli, clamoroso il gol, veramente una gemma, bellissima. Però arriva sta palla, qualcuno vuole andare a ribattere. Primo gol c'è Baschirotto, liberissimo, cioè alla difesa dove... Difesa piazzata, non è che sto dicendo si sono fatti beccare, difesa piazzata. Su queste cose bisogna fare meglio, ma là c'entra proprio il livello, il duello che devi vincere col tuo avversario. E i duelli non è che te li vince l'allenatore, te li vince il giocatore. E quindi bisogna fare sicuramente meglio. E non lo so, forse manca qualcosa alla stessa difesa. Hanno preso De Winter, vedremo quanto aggiungerà. E lì davanti, indubbiamente, se manca Leao, ancora si fa fatica. Si fa fatica a creare il vero pericolo, nonostante oggi, o forse il migliore, ve lo posso dire, non perché mi faccio prendere dal nome, Modric. Modric ha fatto una partita, e la cosa un po' mi spaventa, mi spaventa che un giocatore che ha 40 anni veramente ancora fa quello che gli pare in mezzo al campo, un po' la cosa mi spaventa, perché la dice un po' lunga su tante questioni e sul livello, no, generale della Serie A, ma veramente bene Modric, veramente ha corso tanti, forse uno dei giocatori che ha corso di più, fino a quando ha giocato ovviamente, e poi come tocca la palla a Modric non c'è bisogno nemmeno di nessuna spiegazione, senza ombra di dubbio. Però il Milan arrivava per forza di cose contro una Cremonese schiacciata, però lo vedevi troppo poco il Milan in aria, troppa poca presenza, più che presenza, troppa poca pericolosità. Jimenez ha ancora una volta un po' rimandato, mi tocca dirlo perché io sono un estimatore di Jimenez, l'ho detto tante volte, però deve fare più, veramente ha perso troppi duelli con Baschirotto, qualcosa in più si deve fare, però vedi, lo dicevo prima, inizia a andare male la partita e tutto quello che vuoi, tu non hai un'alternativa oggi. È vero, mancava Leao, ma anche Leao non è punta, Leao non è una punta. Leao lo puoi mettere, può fare il centravanti anche, ci lavorerà sicuramente Allegri, ma non è centravanti. Cioè, il Milan non può avere solo Jimenez lì davanti, È vero, rallentamenti con la trattativa Boniface per capire se sta bene, se entra e tutto il resto, ma il Milan non può presentarsi così al 23 d'agosto, secondo me. E quindi un po' sul mercato qualcosina da rivedere c'è, perché secondo me sì, se parliamo di Milan, secondo me sì. Poi su tante situazioni il Milan lo vedo meglio, tipo con Saelemaekers, il fatto che può anche alternare il palleggio mettendo poi Asciari, Ricci, sta gente qua, Maluccio e Stupignan, però Milan ha variabili tipo a centrocampo, ma ribadisco, oggi lì davanti se puoi aggiungere presenza, Pulisic, giocatore clamoroso per rifinire, tra l'altro mette un bellissimo pallone di tacco se non sbaglio per Fofana o Loftus-Cheek, non mi ricordo, forse Fofana. Però ribadisco, poi queste partite dove trovi un avversario chiuso, che si difende bene, che appunto ti chiude gli spazi, che quasi stenta a ripartire perché appunto non vuole scomporsi. Poi devi aggiungere quella presenza in area. E il Milan stasera non ne aveva, non l'aveva. Infatti non è un caso che il gol arriva con Pavlovic che va a chiudere. Questo è. Vediamo, signori miei, è la prima, ribadisco, parliamo così e di getto, non c'è nessuna sentenza su niente ovviamente, neanche sulla stessa Roma e sulla Cremonese, ribadisco, però io ci avevo intravisto un potenziale che si è tramutato reale stasera, poi devi essere continuo durante la stagione per portare a casa i risultati quelli veri, però il potenziale che io nella mia testa vedevo l'ho visto anche in campo stasera. Parlo sia della Cremonese, parlo sia della Roma e parlo prima del Napoli che abbiamo visto nella gara prima. Però ovviamente tutto troppo precoce e niente. Noi ci aggiorniamo, ci vediamo domani, va bene? Un grande abbraccio.
rischio.